Ciao a tutti, oggi voglio farvi vedere come realizzare questo alberello con la neve. Secondo me è il più bello di tutti gli alberelli che ho realizzato fino adesso e dà molto il senso dell'inverno e del Natale. Se siete nuovi e volete che io realizzi altri lavori, iscrivetevi, è gratis e aiuterete il mio canale a crescere. Poi cliccate sulla campanella per ricevere ogni lunedì la notifica dei nuovi video che pubblico. Non dimenticate inoltre di lasciare un mi piace, è molto importante per far arrivare i miei video a più persone. Per fare il cono dell'albero non andiamo a vedere geometricamente come si realizza un cono perfetto perché sarebbe troppo noioso, lo andiamo a fare un po' più spartano. Quindi sono andata a prendere un cartoncino verde delle dimensioni di 35 cm per 25 cm. Vado semplicemente ad arrotolarlo così e poi vado a fissare questa parte con la colla a caldo. Ora semplicemente vado a prendere la matita e vado a fare una riga e poi con le forbici lo vado a ritagliare. Quando la punta risulta perpendicolare alla base è perfetto, quindi senza troppo impegno questo è il cono. Per questo lavoro andrò ad utilizzare un filo in acrilico verde e un uncinetto da 3,5 mm. Inizio facendo un numero di catenelle tale da avvolgere tutto il cono. Quindi inizio facendo il cappietto, avvolgo il filo intorno al mio dito e incrocio e inizio ad avviare le catenelle. Quindi prendo il filo e lo passo all'interno dell'asola e proseguo così facendo tantissime catenelle. Fatte le catenelle vado a vedere più o meno se sono sufficienti, quindi le posiziono sul cono e giro intorno. Ok, per il mio cono sono sufficienti, quindi mi fermo. Ok, ora vado a entrare nella terza catenella, 1, 2, entro nella terza e vado a fare una maglia alta, quindi getto, entro nella terza catenella, prendo il filo, ho 3 asole sull'uncinetto, chiudo 2 e chiudo 2. Questa è una maglia alta. Faccio una catenella, getto, salto un punto di base, entro nel successivo e faccio una maglia alta. Ancora una catenella, getto, salto un punto di base, entro nel successivo e faccio una maglia alta. Una catenella, salto un punto di base, entro nel successivo e faccio una maglia alta. Una catenella, salto un punto di base, entro nel successivo e faccio una maglia alta. Devo ripetere questo procedimento fino alla fine delle catenelle. Quindi
una catenella, getto, salto un punto di base, entro nel successivo e faccio una maglia alta. Ripeto questo procedimento fino alla fine. Se il lavoro termina con 3 catenelle, vi faccio vedere come terminare. Faccio una catenella, salto un punto di base, entro nel successivo e faccio una maglia alta. Non vado a fare un'altra catenella, ma vado direttamente a fare una maglia alta nell'ultimo punto. Arrivata qui, questo è il risultato. Quindi faccio una catenella, giro il lavoro, vado a entrare nel primo foro e vado a fare una maglia bassissima. Ora nel foro che segue vado a fare 5 maglie alte, quindi getto, entro, prendo il filo, ho 3 asole sull'uncinetto, chiudo 2 e chiudo 2. 1, 2, 3, 4, 5. Nel foro che segue vado a fare una maglia bassissima, quindi entro e faccio una maglia bassissima. Di nuovo nel foro successivo vado a fare 5 maglie alte tutte nello stesso foro, quindi getto, entro, 1, 2, 3, 4, 5. In quello successivo di nuovo una maglia bassissima. In quello che segue di nuovo 5 maglie alte nello stesso foro. 1, 2, 3, 4, 5. In quello successivo una maglia bassissima. Devo ripetere questo procedimento fino alla fine della riga. Terminata tutta la riga, faccio una catenella di sicurezza e taglio. Quindi vado a cambiare colore, prendo il filo bianco, inizio facendo un cappietto, avvolgo il filo intorno al mio dito e incrocio. Entro all'interno del primo punto, prendo il cappietto, lo faccio passare e inizio facendo 3 catenelle. Quindi 1, 2, 3. Entro nella prima catenella lavorata e faccio una maglia bassissima. Ora faccio una maglia bassissima nel punto che segue, nascondendo le codine all'interno del lavoro, quindi così. E questa volta vado a fare 2 catenelle. 1, 2. Entro all'interno della prima, qui, e faccio una maglia bassissima. Nel punto che segue faccio una maglia bassissima e faccio di nuovo 3 catenelle. 1, 2, 3. Vado a entrare nella prima e faccio una maglia bassissima. Faccio una maglia bassissima nel punto che segue
e ora faccio 2 catenelle, 1, 2, entro nella prima e faccio una maglia bassissima. Nel punto successivo faccio una maglia bassissima, 3 catenelle, 1, 2, 3, entro nella prima e faccio una maglia bassissima. Praticamente devo proseguire così fino alla fine della riga. Ve lo faccio vedere di nuovo. Entro nel punto che segue, faccio una maglia bassissima, 2 catenelle, 1, 2, entro nella prima e faccio una maglia bassissima, una maglia bassissima nel punto successivo, 3 catenelle, 1, 2, 3, entro nella prima e faccio una maglia bassissima, una maglia bassissima nel punto che segue, 2 catenelle, 1, 2, entro nella prima e faccio una maglia bassissima, una maglia bassissima nel punto successivo, 3 catenelle, 1, 2, 3, entro nella prima catenella lavorata e faccio una maglia bassissima. Questo è il risultato. Praticamente vado ad alternare 3 catenelle, 2 catenelle, 3 catenelle, 2 catenelle. Ora, partendo dalla fine del cono, vado ad incollare tutto il lavoro con la colla a caldo. E ora vado ad attaccare le palline. Io ho deciso di attaccarle rosse perché altrimenti si confonderebbero con il filo bianco della neve. Quindi con la colla a caldo le vado ad incollare. Ora, seguendo le righe, sono andata a disegnare una stella. Vedete, dovete terminare le punte sulla stessa riga. Qui sono andata dritta, trovate il centro e fate la stella. Non deve essere una stella perfetta. E poi la vado a ritagliare. Ora vado a prendere la gomma crepla con i glitter rossi. Io ho deciso questa, ma potete prenderla anche con i glitter bianchi, oro, come volete. La giro al contrario e vado a fare 2 stelline. Potete anche fare un semplice fiocco doppio, lo trovate sul mio canale, è molto facile. E poi le vado a ritagliare. Ritagliate le 2 stelline, le vado a mettere così
E ora vado a unirle con il punto festone. Vi faccio vedere come fare. Poi, se la cosa non dovesse essere chiara, trovate un video del punto festone sul mio canale. Apro le due stelline, entro e vado a bucare con l'ago. Ora vado a passare nella parte superiore, esco sotto, tiro, si viene a formare un'asola, passo all'interno dell'asola. Di nuovo, da sopra passo sotto, tiro, si forma l'asola, passo all'interno dell'asola e tiro. Proseguo così per tutto il giro. Mano a mano vado ad imbottire. Prima di concludere il giro vado ad imbottire. E ora la vado ad incollare sulla punta dell'albero. Ora sono andata a prendere del cartoncino e ho fatto un cerchio. Per fare il cerchio potete utilizzare il coperchio di una pentola o qualsiasi cosa insomma che sia circolare. Dopodiché vado a prendere del panno lenci rosso, lo posiziono sopra e vado a fare la sagoma che sia un pochino più larga, quindi così, leggermente più sporgente. Seguite più o meno l'andamento del cerchio, tanto se non è perfetto non si vedrà. Eccolo, e ora lo vado a ritagliare tutto intorno. Ritagliato il primo, ne prendo un altro di panno lenci e vado a fare la sagoma perché me ne servono due. Ritagliati i due cerchi, con ago e filo, il filo è lo stesso che ho utilizzato per fare gli alberelli, vado a fare il punto festone e li vado ad unire. Quindi vado a aprire le due parti, entro in un punto e faccio passare il filo. Poi proseguo, vado sopra, faccio passare il filo, unendo le due parti, si viene a formare un'asola, io ci passo all'interno. Devo proseguire così per tutto il giro, quindi passo, si crea l'asola, ci passo all'interno con l'ago e stringo. Passo, si crea l'asola, eccola, e ci passo all'interno. Ripeto questo procedimento per tutto il giro. Arrivata quasi alla fine, vado a inserire il pezzo di cartoncino all'interno e termino tutto il giro. Terminato tutto il giro, vado a nascondere il filo all'interno del lavoro, quindi entro, esco in un punto qualunque e taglio.
Ora per fare i pacchetti vado a prendere un pezzettino di cartoncino, lo vado a ripiegare così, praticamente una parte più corta, una più lunga, una corta e una lunga, perché poi lo andrò a chiudere così, a pacchetto. Io li vado a dividere così, ne vado a fare uno più grande e uno più piccolo perché sono più carini, quindi non lo vado a dividere a metà, ma leggermente spostato. E lo taglio. Poi li vado a chiudere, non è importante se non è preciso, tanto dopo con la carta non si vedrà più niente. E con la colla a caldo vado ad incollare. Poi vado a prendere una carta da regalo e vado a impacchettarli. Con il filo che ho cucito gli alberi, se avete anche un altro filo va bene, vado a fare il fiocchetto, quindi faccio così e poi così, taglio e lo vado a incollare qui sul pacchetto. Ora vado a prendere la base, vado a posizionare i due pacchetti, così, non devono essere precisi, e li vado ad incollare. Incollo il primo, e poi il secondo. Nel mio caso, avendo utilizzato il filo bianco per rappresentare la neve, sono andata a fare la base con il pannolenci bianco che rappresenta il terreno innevato e intorno sono andata a cucirlo con il filo bianco. Per abbellire il tutto vado ad utilizzare dei micro LED o bianco caldo, ma va bene anche bianco ghiaccio. Per non far vedere il filo vado ad utilizzare il filo che ho utilizzato per fare l'albero. Semplicemente lo vado a fissare con la colla a caldo, quindi faccio dei puntini, ci attacco il filo, poi vado ad avvolgerlo. Ogni tanto metto un punto di colla a caldo. Quando mi trovo in corrispondenza della lampadina, metto la colla dietro e vado a proseguire. Ora vado ad attaccare le lucine. Inizio dalla parte dietro, metto un po' di colla a caldo e inizio ad incollare il filo.
Rispetto a tutti gli altri alberi, questa volta devo andare a seguire l'andamento del lavoro, perché se andassi in senso opposto si vedrebbe il filo verde passare sopra la neve e sarebbe brutto. Vedete, faccio in modo che il filo delle lucine che è verde si incontri sul verde della lavorazione. Nella parte posteriore vado tranquillamente a passare sopra la neve. Nella parte frontale fate attenzione a non farlo. Incollate tutte le lucine, devo andare a nascondere le batterie. Praticamente le vado a mettere sotto l'alberello, così. Quindi vado a mettere la colla su metà alberello, da qui a qui. E poi vado a nascondere le batterie. Il tutorial è finito, se volete ci vediamo lunedì prossimo. Ciao!